Ciao ragazzi, oggi faremo questo piccolo approfondimento sugli altoparlanti mid-range, nella fattispecie perché scegliere un mid-range a cono o a cupola. Per i meno avvezzi, meno esperti, ricordiamo cosa sono questi altoparlanti mid-range. Sono sostanzialmente degli altoparlanti specializzati nella riproduzione di frequenze medie, tipicamente dai 300, 350 ai 5000, 8000 anche. Ricordo che in questa gamma di frequenza è inclusa anche la voce, nonché strumenti acustici a fiato e a corde. Quindi in questa gamma di frequenza sono comprese la maggior parte delle informazioni sonore, molto importante questa gamma di frequenza, cioè le medie frequenze, ok? Sia quelli a cupola che quelli a cono sono disponibili di vari tagli, anche questi a cupola si possono trovare anche da 5 pollici, anche se sono pochissimo utilizzati come 3 pollici. I più diffusi, pardon, sono quelli da 2 pollici, soprattutto in campo hi-fi o studio monitor. Tra questi possiamo trovare anche alcuni caricati con una piccola guida d'onda, come si può evincere da queste foto, ok? Ma qual è la peculiarità di questi midrange a cupola? È dovuto al fatto che la bobina mobile è incollata direttamente ai bordi della cupola, la quale cupola è la superficie radiante. Quindi quando la bobina sollecita, ok, il supporto va a sollecitare direttamente la cupola, tutta la cupola, ok? E non c'è altra massa mobile, non c'ha altra massa mobile. Diversamente invece da quelli a cono, è ovvio che c'è la bobina incollata, anch'essa verso il centro, ma innanzitutto ha un centratore che ha una massa, poi è incollata al centro, ma normalmente i midrange a cono quindi hanno un cono e quindi maggiore superficie radiante che non è sopportata dalla bobina, dall'ingollaggio della bobina. Quindi quando questa oscilla dalla forza elettromagnetica, il movimento del cono è dato dal supporto stesso, ok? E se questo, diciamo, se, questo supporto, quindi il cono, non regge alle sollecitazioni, si possono presentare i break up, ok? Ma come abbiamo visto, la massa maggiore in quelli a cono fanno sì che abbiano una frequenza di risonanza più bassa, come si può evincere dalla formuletta proprio della risonanza. La MMS sta al denominatore, quindi sono inversamente proporzionali. Maggiore è la massa, minore sarà la FS, difatti così è. Circa 5 grammi per questo da 4 pollici e abbiamo 86 di frequenza di risonanza. 2 grammi minore, maggiore la frequenza di risonanza, vedete? Non è un caso. Metterò un link in descrizione, il quale link vi porterà nella playlist dove abbiamo esaminato uno ad uno tutti i parametri TL-SMALL, ok? Uno ad uno. Quindi per chi fosse interessato può essere utile, no? Ok? Ma cosa comporta una minore o maggiore di area irradiante, quindi di diametro? Comporta la variazione della funzione cosiddetta a pistone rigido. Ok? Il pistone rigido si intende quando il diaframma, l'area radiante, si muove sincrona con la sollecitazione data dalla bobina. Quando questo si deforma, si presentano questi backup e quindi ovviamente l'aria non è diciamo presenta queste modalità radiali che creano delle cancellazioni, ok? Ma non solo, non solo. Quando aumenta la frequenza, il cono emette sempre più verso il centro, proprio perché non ce la fa a distribuire
sulle parti più esterne del cono e quindi diventa più direttivo e si può definire la frequenza limite data dal pistone rigido, da questa formuletta qua. Ok? Prendendo ad esempio i due driver precedenti, quelli da 4 e 2 pollici, questi, quella da 4 pollici presenta un diametro da 81 mm, sono 8 cm. Qua ho fatto 3,44 che è mia abitudine, anche se nella formuletta è 3,43, ma poco cambia ovviamente. Applicando la formuletta, in questo da 4 pollici abbiamo una frequenza limite di poco più di 2000 Hz. Quella da 2 pollici, quasi 3000 Hz. Questo è il calcolo. Praticamente è così. 2 pollici, abbiamo detto, frequenza limite 3000, a 2000 massima dispersione, a 4000 già sta crollando, quindi è vero. Vediamo quello da 4 pollici. Frequenza limite circa 2000. 2000, eccola qua. Sì, effettivamente abbiamo quasi la massima dispersione. 4000 crolla. È vero. Non è solo un calcolo matematico. A 8000, questo da 4 pollici diventa molto direttivo rispetto a questo da 2 pollici. Vedete com'è più ampia? Si vede. Se andiamo ad analizzare quella da 5 pollici, che è più diffuso tra i midrange a cono, a 8000 non solo è molto, ma molto più direttivo, ma inizia a presentare delle cancellazioni dovute dai modi radiali che vanno fuori fase, ok? Presentano delle cancellazioni. Anch'esso a 4000 perde molto, diciamo, ai lati, ok? Mentre in asse, vedete, resta uguale. Proprio per spiegare cosa comporta questa differenza di direttività, dobbiamo ricordare cos'è il fattore di direttività, che l'abbiamo vagliato, esaminato nei primi tutorial che abbiamo fatto per quanto riguarda il suono, che riguarda una sorgente puntiforme ideale, ok? Quando questa irradia in ambienti in campo aperto, in tutto lo spazio non abbiamo nessuna differenza di livello energetico, ok? Difatti questo Q fattore vale 1 e l'indice di attività appunto vale 0, non c'è nessun aumento. Quando invece questa sorgente irradia sul semispazio, quindi dividiamo a metà lo spazio, l'energia che possiamo trovare in questo spazio è doppia rispetto a prima. Se è doppia aumenta di 3 dB e questo lo sappiamo. Diversamente, non diversamente, di conseguenza, se lo spazio lo rendiamo 4 volte più piccolo perché aggiungiamo un'altra parete, l'energia in questo spazio quadruplica e quindi abbiamo 6 dB. Continuando con la terza parete, lo spazio diventa 8 volte più piccolo e l'energia diventa 8 volte più grande. E se questo è vero, ed è vero anche il contrario. Ora, tralasciando per un attimo il livello energetico, perché stiamo parlando di questo, di livello energetico, dobbiamo prendere in considerazione la pressione efficace, cioè questa che noi rileviamo col microfono, perché il microfono rileva la pressione, ok? A parità di pressione, qua abbiamo tante frequenze che hanno tutta la stessa pressione, ok? Se vogliamo che la pressione resti uguale con un Q che diminuisce, quindi che aumenta la dispersione, dobbiamo far sì che che la potenza aumenti. Ed è così. Ed è così. Una sorgente che abbia un'uguale pressione tra cono e cupola, quello a cupola sta irradiando più energia perché ha una dispersione maggiore. Ce lo dice qua la formuletta, non è un parere.
Quindi quando qualcuno si lamenta che ha acquistato, ha provato un mid-range a cupola e questo strilla, anche se l'ha misurato ed è uguale di pari livello agli altri driver, non ha considerato questo aspetto. Il crossover va adeguato per la tipologia di altoparlante. Quanto è un cupola va ridotto il livello di pressione o vanno prese altre, diciamo, misure. Ok? Non solo, abbiamo detto che per quanto riguarda i driver midrange a cono hanno una maggiore superficie radiante, hanno una maggiore massa mobile. Ok? L'abbiamo visto qua anche nella formuletta con l'FS. Se hanno una maggiore massa, hanno una maggiore inerzia, hanno una minore accelerazione. Lo possiamo evincere da questa formuletta. Quindi sono anche meno dinamici quelli a cono, perché smorza la massa. Se sono meno dinamici, hanno anche una risposta ai transitori minore, ai transienti. Quelli a cubo sono superiori, hanno meno massa. Quindi quelli a cono hanno un suono più dolce perché è smorzato. Per un lungo ascolto, tipicamente hi-fi per gli audiofili, è più consigliato un midrange a cono, perché uno immette meno energia in media frequenza nella stanza e abbiamo un effetto loudness che è piacevole. Due, è meno dinamico e c'è minore affaticamento. Non a caso troviamo i midrange a cono e non a cupola. Dove li troviamo quelli a cupola? Sui monitor da studio, i più prestigiosi, hanno i midrange a cupola, perché c'è la massima definizione, c'è la massima coerenza tra risposta in frequenza e risposta in potenza, il massimo dettaglio, cioè più di quello non si può. Non a caso hanno midrange a cupola, non a caso. Ritornando all'accelerazione, tra vari parametri e formulette, quello che più può essere di indicazione per l'accelerazione è il QS, perché in sé è presente la MMS, la RE e il BL. Ok? Qui ho riepilogato grosso modo ciò che ci abbiamo detto. Dove va consigliato il midrange a cono, dove va consigliato quello a cupola. Negli ambienti domestici e quelli non trattati, perché di norma quelli domestici non sono trattati, c'è riflessione. Avere più dispersione vuol dire avere più riflessione e avere più energia. Quindi è sconsigliato al limite non avere quelli a cupola, quindi meglio quelli a cono. Per quanto riguarda invece dove c'è questa esigenza del massimo dettaglio, della massima fedeltà, meglio quelli a cupola e tipicamente sono per gli studi di registrazione. C'è un limite anche sulla potenza, per come è strutturato l'altoparlante, quelli a cupola di norma non sono molto potenti, quindi in campo pro difficile a vedersi troviamo sempre quelli a cono perché possono dissipare di più. Credo che non ci sia altro da aggiungere. Abbiamo esaminato un pochino tutto. Spero di non aver commesso qualche grosso errore o di aver tralasciato cose importanti. Eventualmente me lo fate sapere, aggiungiamo o correggiamo in qualche modo. Spero che questo video tutorial vi sia piaciuto. Nell'eventualità mettete un mi piace per darmene atto. Come dicevo, mi fermo qua. Ci sentiamo per la prossima. Ciao!